Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme le frappe di carnevale, senza uova né burro né latte. Sono golose, profumatissime e piene di bolle. Andiamo subito in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti delle nostre frappe. Partiamo dalla farina. Io sto utilizzando una farina 0, ma potrete utilizzare volendo anche una farina debole, quindi una 00. Utilizzeremo spremuta d'arancia, scorza d'arancia, se possibile non trattata, un pochino di vaniglia in polvere, zucchero e olio di semi di girasole. Tutto qui. Iniziamo la lavorazione nella ciotola. Creo una fontana, ci verso lo zucchero e subito la spremuta d'arancia. Miscelo la spremuta con lo zucchero. Ora aggiungo l'olio. Scorza d'arancia. E vaniglia. Impasto in ciotola. L'impasto ha preso corpo, vedete? Quindi posiamo la spatola e proseguiamo a mano. A questo punto, con appena un pizzico di farina così sul banco, lavoro l'impasto sul piano di lavoro per un paio di minuti. L'impasto è pronto. Ora lo lasciamo rilassare, quindi metto un pizzico, ma appena un pizzico di farina e lo copro con la ciotola dove abbiamo impastato. Lo lascio così per 15 minuti. La pasta ha riposato. Quando facciamo riposare un impasto sentiamo che la sua struttura cambia completamente, diventa molto più elastico. Ora io questo impasto me lo stendo tutto insieme e lo faccio a mano. Se voi vorrete potrete dividere l'impasto a metà e stenderlo in 2 volte col mattarello, oppure potrete fare la stessa cosa con la nonna papera. Io penso che possiamo accontentarci. Guardate com'è sottile. Ora possiamo iniziare a ritagliare le frappe. Per il taglio io uso una rotella classica da ravioli e spazio alla fantasia. Della sfoglia non sprechiamo nulla, neanche le parti più irregolari. Faccio delle strisce. Le taglio così in maniera obliqua. E faccio un taglio all'interno.
me le metto da una parte sul piano leggermente infarinato e così procedo a tagliare tutta la mia sfoglia. La pasta è bellissima, elastica quanto basta e si lavora meravigliosamente bene. Ecco qui, le frappe sono pronte. Ora dobbiamo semplicemente mettere in una padella abbondante olio di arachidi e portarlo a temperatura di 170 gradi. L'olio è a temperatura e noi iniziamo a friggere. Guardate le bolle che si creano immediatamente. Le facciamo colorire da un lato e poi le giriamo. Sono fantastiche. Queste sono le ultime. Le scolo dall'olio come ho fatto per tutte le altre. Spengo il gas e andiamo a preparare un bel vassoio da portata. Eccole qui, le frappe appena fritte. Ve ne faccio vedere una da vicino. Guardate le bolle. Doratura perfetta. Croccanti e friabili allo stesso tempo, davvero splendide. Ora inizio a preparare il mio vassoio da portata. Man mano che le metto nel vassoio le spolvero di zucchero a velo. Ecco, e le mie frappe sono pronte. Mi auguro che le rifarete in tanti. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che questa mia videoricetta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento al mio prossimo video, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.